Ma per arrivare fino in fondo serve sicuramente continuare a lavorare duro come stiamo facendo dall'inizio dell'anno, a seguire quello che il mister ci chiede, con grande spirito di sacrificio, con grande spirito di squadra che ci ha contraddistinto insomma fin dall'inizio. Sappiamo che sarà dura, però ci proveremo sicuramente fino alla fine. Abbiamo molta fiducia in noi stessi, sappiamo che possiamo fare grandi cose. Ci sono delle analogie con la squadra scudetto di 2 anni fa? Sicuramente il gruppo che funziona benissimo, diciamo. Siamo un gruppo di veramente bravi ragazzi che lavorano tutti i giorni al massimo e questo è un po' anche quello che ci ha contraddistinto nella stagione dello scudetto. Ci sono poi alcune differenze, però penso che la cosa principale che unisca è il gruppo e lo spirito di squadra che si è formato e che dobbiamo continuare ad avere. Ecco, raccontaci cosa ha portato di nuovo e di diverso Mister Conte e come è riuscito a trasmettervi quella che è insomma, la sua famosissima ossessione per la vittoria. Ah sì, il mister fin da subito ha imposto un po' il suo modo di vedere le cose, di lavorare fin dal primo giorno, insomma è stato molto rigido negli allenamenti, i ragazzi veramente si allenano tantissimo dal punto di vista fisico, ci alleniamo tanto tutti i giorni della settimana e inoltre anche dal punto di vista mentale il mister è sempre molto attento a queste cose, ci tiene sempre tutti diciamo, ci fa dare a tutti il 100% tutti i giorni e questo è un po' il suo modo di vedere le cose. Diciamo che dobbiamo essere sempre al top tutti quanti, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale, perché altrimenti diciamo, non è contento ovviamente. Questo è un po' il suo modo e lo stiamo seguendo, sta portando grandi risultati, quindi dobbiamo continuare a seguirlo perché ci sta dando buoni frutti e vogliamo continuare a stare là in alto. Possiamo dire che il punto di svolta della vostra stagione è stato subito, all'inizio quella sconfitta inaspettata a Verona che è stato un po' uno shock emotivo che però vi ha dato la scossa poi per tirare fuori questa fame di vittoria che, insomma poi è diventato il vostro punto di forza. Sì, la sconfitta di Verona la prima giornata è stata sicuramente uno shock e non ce l'aspettavamo anche perché eravamo carichi e pronti per iniziare il campionato al meglio, però così non è stato. Forse ci è servito da lezione e penso sia stata la partita in cui veramente il mister si è arrabbiato di più, ci è rimasto proprio più male rispetto anche a altre sconfitte che abbiamo fatto durante la stagione e da quel punto, da quel momento lì insomma abbiamo tirato fuori quel qualcosa in più e abbiamo cominciato ad ottenere risultati. Sicuramente è stata una sconfitta che ha bruciato, però siamo stati bravi subito a cancellarla, diciamo, e a ripartire alla grande, quindi ci è servita da lezione. Sei qua oramai da parecchi anni, cosa rappresenta Napoli per te e che rapporto hai con la città e con i napoletani? Ma sì, sono tanti anni che sono qua, questo è il settimo, quindi Napoli per me è diciamo, una seconda casa. Mi sono sempre trovato da subito benissimo, una città che ti accoglie alla grande, vive di calcio e quindi diciamo se le cose vanno bene è un grande piacere stare qua e giocare per questa maglia. Veramente insomma tutta la città, i tifosi ti fanno sentire il calore, la voglia che c'è di partecipare allo stadio, di tifare la squadra e dall'altro lato proprio come città di per sé proprio una grande città sia dal punto di vista climatico, il cibo, sì, ci sono tantissimi posti da visitare, quindi sicuramente qua mi trovo molto bene e come ho detto prima è una seconda casa per me. Molti dicono che in Italia solo Donnarumma è superiore a te, è così? Sei d'accordo? Ma non mi piace
paragonare me ad altri o dire chi è più forte o chi è meno forte. Sicuramente siamo un bel gruppo di portieri in questo momento che sta facendo bene. Oltre a me ce ne sono anche altri, da Vicario, lo stesso Di Gregorio, Carnesecchi, insomma, che stanno facendo grandi cose, e quindi è un motivo di voler fare sempre meglio per migliorarsi e comunque rimanere anche sempre nel giro della nazionale, che è una cosa che fa sempre molto piacere. Senti, come è cambiato il tuo modo di interpretare il ruolo da Spalletti a Conte? Ma sicuramente Conte mi chiede di stare molto più alto, più vicino alla squadra, di scivolare con la difesa molto di più di quello che mi chiedeva Spalletti. Dall'altro lato, forse con Spalletti mi veniva richiesto di più di giocare da dietro, una costruzione dal basso, di trovare magari qualche linea di passaggio in più, però diciamo che sono due grandi allenatori tutti e due, e oltre a questo non ci sono grandi differenze poi sul resto del lavoro che devo svolgere durante la partita, e cerco di lavorare ogni giorno per fare quello che poi il mister mi chiede la domenica. Qual è stata la parata più importante di questa stagione e qual è il gol che invece non avresti voluto prendere? Ma parto dal gol che non avrei voluto prendere, forse posso dirti i due ultimi a Roma, perché sono arrivati tutti e due negli ultimi minuti e tutti e due in partite che stavamo vincendo, quindi perdere 4 punti negli ultimi minuti diciamo dispiace, anche se comunque abbiamo affrontato due grandi squadre, ci sta, però essere arrivati fino a quel momento e poi prendere gol sicuramente non ci fa piacere. Per quanto riguarda la parata più importante non te lo saprei dire, mi vengono in mente delle partite in cui a Cagliari o a Genova ho compiuto diversi interventi che hanno comunque contribuito a portare a casa la vittoria, però una in particolare non la saprei dire. Tu sei di Flambruzzo, un piccolo paese friulano non lontano da Mariano, dove nacque Dino Zoff, una leggenda del calcio italiano a cui sei stato spesso accostato per le origini, per il carattere, per il fatto che anche lui giocò qui a Napoli. Ecco, ci racconti questo legame, che cosa significa per te essere accostato a una leggenda come Zoff? No, essere accostato a una leggenda come Zoff sicuramente è un motivo di orgoglio, è un onore per me, uno dei più grandi calciatori italiani, ha fatto la storia di questo ruolo, che è il portiere, quindi sicuramente è un punto di riferimento, un esempio. Ci accomuna il fatto di essere friulani tutti e due, quindi anche dal punto di vista caratteriale magari siamo simili, siamo gente di non molte parole, però ci piace lavorare sicuramente duramente tutti i giorni, e ci piace più far rispondere magari il campo piuttosto che essere esuberanti fuori. Questa è una cosa che accomuna un po' tutti i friulani, siamo gente un po' di poche parole ma di grande lavoro, quindi mi ritrovo in questa caratteristica. Tu volevi fare il portiere sin da bambino, ci spieghi perché hai deciso di mettere i guantoni, come hai cominciato e chi era l'idolo di cui tenevi il poster in camera? Ma sì, fin da piccolo ho sempre voluto fare il portiere, perché il mio idolo era Gigi Buffon, portiere della nazionale, un altro grandissimo campione che è un punto di riferimento per tutti un po' i ragazzi che sono cresciuti della mia età. Ovviamente era lui il punto di riferimento, i primi guanti che erano i suoi guanti che mi hanno regalato i miei genitori, la prima maglietta è stata sua, quindi sicuramente lui che mi ha fatto innamorare a questo ruolo, e fin da subito l'ho voluto fare, avevo questa passione che poi ho portato avanti, fortunatamente l'ho fatta diventare il mio lavoro.
tu non hai mai giocato in Serie A col Udinese, la squadra in cui sei cresciuto, però proprio a Udine hai vinto lo scudetto con il Napoli. Come ci racconti l'emozione di quel giorno speciale davanti ai tuoi genitori, davanti alla tua gente? Sì, vincere a Udine lo scudetto sicuramente è stata una grandissima emozione, non tanto per il fatto di averlo fatto a Udine, ma per averlo fatto proprio davanti alla mia famiglia, davanti alla mia ragazza, a mio figlio, che sono venuti tutti quanti a vedermi, quindi vincere lo scudetto già di per sé è una grandissima emozione che difficilmente si può spiegare. Farlo comunque davanti alla tua famiglia ti rende ancora più orgoglioso e più felice di quello che hai appena compiuto, quindi è stata una serata veramente fantastica e che ricorderò per sempre. Grazie mille Alex. Grazie.